Amici miei, grazie sempre per le vostre visualizzazioni e adesso parleremo dei cursori che generalmente costituiscono il 90% dei problemi che hanno le cerniere. Ok, allora intanto guardiamo un pochettino la differenza. Allora, come facciamo a sapere, vi faccio vedere, il cursore che serve per questa tipo di cerniera e quello che invece serve per questo tipo di cerniera di metallo? Allora, le cerniere che generalmente sono a spirale hanno il cursore con vedete, la parte superiore ha delle alette, mentre quella inferiore non ne ha. Infatti, se voi guardate, sotto è liscia e sopra si vede la parte appunto alta e ovviamente rispetta. Il problema è poi trovare la misura, però se casomai non avete cursori in casa può essere il problema, altrimenti andando in una merceria voi comprate una cerniera e fate la prova, che è semplicissima, perché voi potete vedere prendendo una parte delle due cerniere. Vediamo se il cursore va bene, ok. In questo caso poi vedete voi se dovete cambiare appunto la cerniera o semplicemente il cursore. Allora, una parte importante, quindi, come vi ho spiegato prima, sono queste alette per quanto riguarda le cerniere a spirale. Quelle di metallo invece sono diverse, guardatele qua. Eccole qua. Queste sono di metallo, per le cerniere di metallo. Vedete che hanno le due alette uguali sia sopra che sotto, sia sopra che sotto. La differenza e lo stesso problema lo troviamo in queste che sono presso fuse, sono identiche sia sopra che sotto, le alette sono uguali. Però che cos'è che hanno? Se voi guardate, hanno la parte da dove esce appunto la cerniera già chiusa, che è più alta, questa qua presso fusa, che quelle di metallo. E se potete fare la prova quando comprate la cerniera, vi conviene, perché siete sicuri. E anche la parte della inferiore si vede come va a terminare qua in fondo, guardate, e guardate questa, e generalmente, ecco, vedete per esempio questa è di metallo e questa è presso fusa, vedete come termina. Ecco, queste sono le cose essenziali per poter diciamo sapere come cosa comprare e che cosa effettivamente ci serve. Okay. Allora, ecco, guardate per esempio, questa qua è di un cursore di una cerniera a spirale. Vedete, si può riconoscere dai labbrini superiori, mentre sotto non ne ha. Questa invece è per una cerniera di metallo. Vedete che ha il labbro inferiore e superiore, sia a destra che a sinistra, che sono uguali. E quelle che invece sono per le cerniere presso fuse, se voi notate, è sempre il labbro inferiore e superiore, destra e sinistra, uguale, ma è più aperto nella parte finale. Una cosa importante da ricordare è che in entrambi i tre generi di cerniere esiste un'altra differenza. Questa, voi vedete, questo si muove liberamente, non ha la mollettina che si trova invece in questo. Ma perché? Questo tipo qua è particolarmente indicato per le cerniere, anzi è usata nella costruzione delle cerniere, perché quando voi tirate rimane chiuso. Nelle cerniere per esempio dei jeans, nelle cerniere dei giubbotti o degli stivali, perché deve restare fissa. Mentre generalmente, guardate questo, ok. Mentre generalmente per le cerniere degli zaino, delle borse, si usa quella che non ha quella mollettina che lo blocca, e vedete, basta solo tirare un pochettino e si apre. Bene, vi ho dato qualcosa da cui pensare, da studiare. Ora auguro buon lavoro a tutti.